Un caro saluto a tutti da Marco Agostini. Oggi parlerò di quella che è la prima bolla speculativa documentata della storia, che è la bolla dei tulipani olandesi, che va anche sotto il nome di Tulip Mania. E farò anche delle considerazioni sull'attuale momento del mercato azionario americano. E quant'è che si parla di bolla speculativa? Si parla di bolla speculativa quando il prezzo di un bene sale per tanto tempo e si distacca da quello che è il valore reale, intrinseco del bene stesso. Nei secoli ci sono state decine di bolle speculative che hanno avuto ad oggetto azioni, terreni, immobili o materie prime. Oscar Wilde nel suo famoso romanzo Il ritratto di Dorian Gray diceva: oggi la gente conosce il prezzo di tutti ma non conosce il valore di niente. Di fatto nei secoli le cose sono sempre andate in questa maniera. Perché ci sia una bolla speculativa occorre il posto giusto, l'oggetto giusto al momento giusto. La prima bolla speculativa di cui si conosce la documentazione fu appunto quella dei tulipani in Olanda nel 1600. L'Olanda era probabilmente il posto più ricco del mondo, il commercio era fiorente, i porti erano super operativi e l'oggetto fu il tulipano. Il tulipano è un fiore che al tempo dei Romani non esisteva in Europa, fu inventato attorno all'anno 1000 in Asia e fu portato in Europa dai commercianti olandesi attorno al 1500. I commercianti olandesi si erano resi conto che il tulipano era particolarmente apprezzato dalle classi più abbienti, che vedevano in questo fiore come una sorta di status symbol, come può essere oggi un'automobile oppure una bella abitazione. Il tulipano perché era adatto? Perché aveva dei colori molto vividi e netti che non era una cosa così semplice da trovare a quei tempi. Inoltre ce n'erano tante varietà, a quell'epoca si contano circa 160 varietà, alcune c'era anche l'effetto rarità perché c'erano dei tulipani particolarmente richiesti come per esempio il tulipano nero oppure tulipani con particolari colori, con particolari striature. Comunque fatto sta che oggetto del commercio non era il fiore stesso ma il bulbo che si addiceva in quanto se tenuto bene il bulbo poteva anche essere mantenuto ed essere scambiato per un paio d'anni. Comunque fatto sta che attorno al 1625-1630 il prezzo dei bulbi tulipani comincia a crescere, prima piano piano e poi sempre più forte si comincia a creare fra la popolazione il convincimento di aver trovato la soluzione per tutti i problemi, perché bastava comprare i tulipani e rivenderli dopo poco tempo e guadagnare. Poi ci fu proprio un'esplosione di prezzi attorno al 1634-1635. Questo fu determinato da due fattori. Primo, la gente, questa è una caratteristica comune di tutte le bolle, presa dall'avidità non si accontentava più di piccoli guadagni e quindi cominciava ad indebitarsi per comprare tulipani, vendeva le case, i beni per comprare tulipani. Poi nacquero quelli che sono gli attuali antenati dei derivati, ovvero i commercianti andavano dagli agricoltori e compravano sulla carta i tulipani che sarebbero stati prodotti a distanza di 6 mesi o un anno. La cosa andava bene per entrambe le parti perché i contadini incassavano una parte del prezzo di questi bulbi e i commercianti in questo modo fissavano il prezzo. Problemi non ce n'erano perché il prezzo continuava a salire, saliva sempre. Dai giornali dell'epoca ci giungono delle storie incredibili. Si racconta che un contadino per avere un bulbo raro diede in cambio 8 maiali, 4 buoi, 12 pecore, 3 carichi di grano, 4 carichi di segole, 2 botti di vino, 4 barili di birra, 1000 libbre di burro, un letto, un candelabro d'argento per un totale di 2500 fiorini, all'incirca 200.000 euro attuali. Si legge anche che una delle più belle ville di Amsterdam fu barattata con un bulbo. Non c'era da meravigliarsi, i bulbi costavano più delle case. Si racconta inoltre che un locandriere dell'epoca morì ad inizio del 1637.
Quest'uomo aveva 7 figli ed un'importante collezione di tulipani. I figli furono messi in collegio e fu fatta un'asta dalla quale si ricavava una cifra pari a circa 10 milioni di euro attuali. Una curiosità, il tulipano, che è passato alla storia come essere il più costoso, si chiamava sempre Augustus e arrivò alla cifra iperbolica di 5.000 fiorini, circa 400-500.000 euro attuale. Poi arrivò un giorno, il 3 febbraio del 1637, e ad un'asta di bulbi che si teneva a 15 km da Amsterdam andò deserta. La verità è che in quei giorni c'era un focolaio di peste in Olanda e quindi semplicemente i commercianti non andarono all'asta per paura di ammalarsi, però solamente questo fatto qui provocò una prima discesa del prezzo dei bulbi e andò un po' a intaccare quelle che erano le certezze che erano durate per tanti anni. Contemporaneamente, siccome i maggiori clienti di tulipani erano i tedeschi, ci fu un rallentamento economico derivante dalla guerra dei 30 anni. Fatto sta che la salita, che durava da 6-7 anni, fu polverizzata in 6 settimane. Successe un gran casino, andava anche, molte persone si rovinarono perché c'è chi aveva fatto debiti, c'è chi aveva venduto tutti i suoi beni, c'è chi doveva onorare questi contratti, diciamo così, derivati. Fra l'altro il commercio di questi contratti derivati si chiamava commercio del vento ed era un nome molto appropriato. Nei secoli sono avvenute tante bolle speculative, quelle più recenti è la famosa bolla che esplosa nel 1929 e recentemente la bolla internet del 2000. Nel 2000 io facevo già il promotore finanziario e mi ricordo che l'emblema di quella crisi furono le azioni Tiscali. Furono quotate a 46 euro e arrivarono al prezzo di 1.200 euro nel giro di pochi mesi. Io incontravo spesso un signore che un giorno mi domandò, in quei giorni Tiscali quotava attorno a 800 euro, se secondo lui era il momento buono per comprarlo. Io ingenuamente gli risposi e dissi che secondo me era troppo cara perché costava già allora come capitalizzazione di borsa più della Fiat. Qualche giorno dopo mi disse che il mio consiglio sarebbe stato sbagliato perché le Tiscali erano andate a finire già oltre i 1.000 euro. Io non lo so com'è finita, fatto sta che oggi Tiscali quota 0,011 centesimi. Ovviamente Tiscali è un caso eclatante, non sempre le bolle quando anche esplodono va a finire così, ecco. Oggi ho parlato di tulipani, comunque non a caso, perché vorrei fare anche delle riflessioni sull'attuale momento del mercato azionario americano. Vi do degli elementi di riflessione perché secondo me c'è qualche indizio della creazione di una bolla. Qualche dato, oggi Tesla praticamente, che è la famosa società automobilistica fondata da Elon Musk, capitalizza in borsa 276 miliardi di dollari. Oggi è diventata la prima azienda a livello di capitalizzazione del mondo, superata anche Toyota. Il rapporto prezzo-utili della Tesla è 768, cioè ai valori attuali ci vorrebbe per ripagare 768 anni. Io non lo so, però diciamo così, l'anno scorso Tesla ha prodotto 400.000 automobili, ha superato come valore di borsa Toyota che ne produce oltre 10 milioni. Poi sicuramente la verità si saprà solamente col tempo e Tesla diventerà la prima casa automobilistica del mondo, lo auguro a chi ha queste azioni. Un altro dato su cui riflettere. Le 5 società più importanti americane, che le conosciamo tutti, sono Amazon, Apple, Facebook, Alphabet e Microsoft. Se vado a vedere oggi, 7 agosto 2020, sul sito di Yahoo Finanza, hanno una capitalizzazione pari a 7 trilioni di dollari. Per dare un ordine di idee, diciamo che questi 5 titoli valgono 14 volte in più di tutto il listino italiano e 4 volte il nostro PIL.
Un altro dato è che il listino tecnologico, il Nasdaq, non sale da pochi giorni, sale dal 2009. Oggi l'indice è a circa 11.200. Nel marzo del 2009 il valore era poco sopra i 1.000 punti. Altre considerazioni, magari che non sono proprio finanziariamente interessanti, però per rappresentare il contesto, ma queste aziende hanno una funzione sociale? Ma diciamo che complessivamente danno del lavoro a non più di 2 milioni di persone. Basta dire che Toyota da sola dà a 400.000 posti di lavoro. Per quanto riguarda le tasse, un po' è un mistero, cioè, dico solamente che Apple, se io quando compro un telefono di Apple, immediatamente viene fatto un bonifico in Irlanda e la tassazione in Irlanda è del 2,5% e con i vari bonus vari Apple paga per i telefonini venduti in Europa l'1%. Amazon è un po' un mistero, diciamo così che in Inghilterra, proprio una notizia di qualche giorno fa, la paga all'incirca il 2%. Poi, sempre da un punto di vista sociale, oggi chi è concorrente di queste multinazionali o viene comprato o chiude. Tutto questo può durare? Sicuramente non è mio compito dare una risposta. In America, aggiungo, recentemente è esplosa la moda del trading online, sono stati aperti circa 30 milioni di conti per fare trading. In molti casi questi conti offrono anche la possibilità di agire a leva, ovvero una persona mette $10.000 e ha la possibilità anche di utilizzare una leva pari a 5-10 volte, cioè mette 10.000 e può comprare a leva 10 per $100.000. Anche in Italia, durante il mese di luglio, dai vari siti si può leggere che è raddoppiato l'acquisto dei titoli tecnologici americani. C'è un termine americano che calza bene, che è una sigla che si chiama FOMO, che vuol dire Fear of Missing Out, cioè la paura di perdere il treno. Operativamente cosa fare? Chi ha visto il secondo video che si intitolava Dove ho messo il portafoglio, diciamo che si possono anche comprare i titoli, si può partecipare alla festa e inserire, diciamo così, l'acquisto nella quarta fascia, cioè ovvero nel portafoglio dei sogni. Quindi io posso benissimo anche comprare Tesla, essendo disposto al limite di venderla in perdita. Se invece ho inserito questi titoli nella terza fascia, che è la fascia di investimento, potrebbe essere anche il caso nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di alleggerire se non altro la posizione, perché come ripeto questa fase di rialzo non è partita ieri ma è partita dal 2009. Il messaggio che voglio trasferire e invitare sempre a utilizzare un metodo e avere consapevolezza, perché come potete vedere dal grafico non vorrei mai fare la fine dei nostri antenati olandesi. Per oggi vi saluto, vi ringrazio, a presto. L'Arca di Noè è aperta a tutti, per chi non vuole salire in bocca al lupo.